ampli, no pedaliera e nessun cavo. Solo io e la chitarra, ed è letteralmente il sogno di ogni chitarrista che ha poco tempo per studiare. Ma questa chitarra smart in fibra di carbonio, che è la Enya Inspire, è una vera rivoluzione, quindi ci aiuta a suonare di più e meglio, oppure è l'ennesima fregatura tecnologica piena di problemi? Per scoprirlo non farò una semplice recensione. L'ho messa alla prova e l'ho utilizzata al posto di tutta la mia attrezzatura. E la verità è molto più complessa di quello che sembra. Restate con me. Parliamoci chiaro. A tutti noi piace un sacco suonare, e ok. Ma quante volte abbiamo rinunciato a farlo per pigrizia? Tirare fuori l'ampli, attaccarlo, i pedali, la pedaliera, poi magari qualcosa non va, e i cavi, i cavetti, magari ogni tanto 3000 cose da fare, e poi magari per quei 20 minuti che abbiamo a disposizione per studiare e provare a migliorare, alla fine non ne vale così tanto la pena. Ecco, la promessa di una chitarra smart come questa Enya Inspire è proprio questa: eliminare ogni singola barriera tra te e la tua voglia di suonare. La accendi e suoni. Fine. La domanda è: a che prezzo? Suona veramente come una chitarra vera? È credibile? È di qualità? Allora, io con questo tipo di chitarre parto prevenuto ma speranzoso. Ho già esperienze con chitarre simili, ho già provato la Enya Nova Go Sonic. Aveva delle potenzialità ma aveva anche delle carenze. Voglio capire se tenta di fregarmi oppure se è migliorata veramente. Ok, primo test. Come suona lei da sola? 4 preset a bordo: clean, crunch, drive e lead. La collego diretta nella scheda audio, la registro e li sentiamo. Partiamo con il clean. Suono pulito cristallino con un bel po' di modulazione. Il chorus. Preset crunch, mi sono divertito a suonare Hendrix. Preset overdrive, l'ho trasformato in un suono metallaro che ascoltate. Suono lead, un classico assolo rock fusion blues che ormai anche i sassi conoscono. Ho voluto spingerla al limite, con i suoni clean e modulazioni, e suoni crunch se l'è cavata in maniera anche abbastanza semplice. Non è stato complesso. Tirare fuori quel suono metal però mi ha fatto sudare. Ho dovuto scolpire il suono frequenza per frequenza con gli equalizzatori interni. Per i suoni lead invece una via di mezzo. Ho dovuto combattere per trovare la quantità di gain giusta, ma poi una volta trovata l'integrazione tra il suono base e gli effetti integrati come il delay e il riverbero è stata un gioco da ragazzi. Ora, i suoni dritti in scheda audio o cuffie o impianto funzionano bene. Ma come suona l'arma segreta di questa chitarra, cioè lo speaker integrato? Questa chitarra qui dentro ha una cassa, uno speaker, come se fosse il mio monitor da studio che vedete qui dietro, e una volta accesa il suono della chitarra esce da qui, come se fosse una chitarra acustica ma elettrica. La accendo e proviamo insieme. Cioè, comunque, senti com'è profonda.
Nonostante la distorsione, le note si sentono comunque tutte ed esce tutto da qui. Suono lead. Cavolo, funziona bene. Quindi per studiare in cameretta, sul divano o ovunque, o una jam acustica con gli amici è perfetta. Ma c'è un ma enorme, grande come la chitarra, o almeno come un pezzo della chitarra. Scusate che le vostre orecchie mi perdonino, ma dovevo farlo. Qual è questo ma? È quello che è la caratteristica per assurdo migliore della chitarra. Questo speaker integrato funziona bene, suona bene, ma ha un limite fisico. Cioè, come funziona uno speaker? Uno speaker si muove, il suo cono, muove l'aria, la spinge, butta fuori il suono si propaga attraverso l'aria, arriva alle nostre orecchie e noi lo sentiamo. Il problema è che vibrando innesca una vibrazione al body della chitarra che la trasmette poi alle corde e le corde vibrano ed entra in questa specie di loop di feedback per cui più il cono vibra, più le corde vibrano, più le corde vibrano, più il cono vibra e quindi poi succede quello che avete appena sentito. Cioè la chitarra innesca un fischio e se andate a fermare le corde con la mano sentirete le corde che vibrano e si fermano a contatto con la vostra mano, interrompendo anche il fischio. A volumi da appartamento o per studiare questa cosa non succede minimamente, avete visto prima quando stavo suonando. Ma se provate a spingerla al massimo e soprattutto se avete poco controllo dello strumento, ecco che il problema può presentarsi. Come ho detto prima, è un limite fisico. Quindi, onestamente, è perfetta per la pratica e la registrazione, ma non pensate di farci busking, quindi artista di strada, in una piazza affollata, ovviamente. Ma fortissimo. Detto questo, devo essere altrettanto onesto e mettere le cose in prospettiva. Chi segue il canale saprà di certo che ho già provato il loro prodotto precedente a questa chitarra, ovvero la Enya Nova Go Sonic. In pratica, lei. Lasciate che ve lo dica, siamo su un altro pianeta con la Inspire. Con questa chitarra, ve la faccio vedere da qui, lo speaker era proprio piccolo ed era anche molto meno potente rispetto a quello che troviamo sulla Enya Inspire. Con il volume spinto al massimo era molto più in crisi rispetto a questa Enya Inspire, quindi noto un notevole passo avanti nella tecnologia. Questo speaker della Inspire, che è da 15 watt, ha comunque una bella dinamica, risponde bene al volume e alla gestione del preset e riesce a non essere tagliente. Troppe volte sugli speaker piccoli il problema è che il suono è zanzaroso, tagliente, fastidioso, troppo acuto. In questo caso gli hanno dato un bel colpo di bassi e il tutto risulta bello piacevole e riempie la stanza. Diciamo che è passata da essere semplicemente un gadget a uno strumento che è veramente orientato alla pratica del chitarrista. Ok, la parte smart, i suoni e tutto quello che ha, va bene. Ma sotto questa chitarra smart c'è una chitarra vera o un giocattolo? La collego ad un ampli, salto tutta la parte di applicazione e la faccio funzionare solo con i suoi pick-up HSS e il suo ponte tremolo, come una chitarra normalissima. Sentiremo quindi i pick-up, il legno, in questo caso il carbonio. Riassumendo il suono della chitarra, aspettatevi un suono preciso, moderno, con tanto attacco. Il manico ha un profilo asimmetrico molto comodo che accompagna molto la mano dalle prime posizioni fino ai tasti più alti. E i 24 tasti, che sono dei medium jumbo con le estremità estremamente arrotondate e ben fatte, sono un tocco di qualità che proprio non mi aspettavo. Con 24 tasti il limite è solo il 24esimo tasto, quindi ci sono tantissime note per ogni tipo di assolo, fino in fondo in fondo in fondo. Quindi la risposta è sì, collegata a un setup tradizionale la chitarra non delude, anzi ho trovato uno strumento che funziona
funziona molto bene, esattamente come una chitarra tradizionale. Ma il bello della tecnologia è l'espandibilità, e qui entra in gioco l'app. Infatti basta accendere Bluetooth e posizione, fare connect, accendere anche la chitarra ovviamente, e poi compare già la Enya Inspire, la trova da solo. Basta cliccarci, connect, si passa in orizzontale, e qui abbiamo tutta la gestione dei preset. Quindi abbiamo in alto i 4 preset che dicevamo, Clean, Overdrive, Distortion e High Gain, che sono quelli che vi dicevo prima. Poi abbiamo i preset, il mixer per regolare i volumi, tool con i foot switch perché c'è anche la pedaliera, e poi i vari settings. Nei preset posso entrare e modificarli. Qui ho l'amplificatore, ad esempio, dove ho l'ampli clean e quello distorto, l'equalizzatore, la modulazione da accendere e spegnere, basta fare trascinare in giù e in su per accendere e spegnere, ok? Noise gate, delay e riverbero. Una catena molto semplice ma che è in grado di fare tante cose. Praticamente quasi come avere un positive grid spark all'interno della chitarra, una pedaliera multi-effetto, un modeler. E sì, se vi suona familiare è perché è un concetto molto simile alla Mower GTRS, ma con una chicca in più che è quella dello speaker integrato. Con quella avete bisogno per forza delle cuffie, con questa invece potete suonare sì con le cuffie, perché qui da parte, oltre al jack dove esce la chitarra normalmente, c'è anche la presa USB e il jackettino per le cuffie. Ma se volete suonare con un po' di volume potete farlo con la cassa, come vi ho fatto vedere prima. Ma c'è un'altra funzione che è geniale per noi chitarristi. Quella presa USB che vi ho appena fatto vedere, infatti, vale sia come scheda audio, quindi collegate al PC e registrate, oppure come cavo OTG. OTG vuol dire on the go, per registrare. Collegate il cavo USB-C al telefono via USB-C, la vostra camera riconoscerà l'audio che arriva da questa chitarra. Essendo una chitarra ottimizzata anche per studiare, potete registrarvi e vedervi, non solo sentirvi, mentre studiate, in modo da poter analizzare quello che fate e correggere gli errori. Registrandosi si impara molto più in fretta, si fanno progressi molto più velocemente, e questa cosa è un valore enorme. Ok, dopo tutto il test che ho fatto, registrando, suonando, facendo pratica e studiando con questa chitarra, è il momento del verdetto finale. La Enya Inspire rappresenta una rivoluzione o una fregatura? La verità è che dipende da chi sei. Non è una fregatura, ma non è per tutti. È perfetta per te se hai poco tempo per studiare e vuoi eliminare ogni sorta di distrazione che si mette in mezzo fra te e l'effettivo studiare, ok? Quella classica cosa del passo più tempo a fare i suoni che a suonare. Ed è perfetta soprattutto se vuoi suonare in un appartamento, quindi hai dei vicini che tendono a rompere le scatole se si fa casino con la chitarra, e quindi magari ti serve una chitarra con un po' di volume, ma contemporaneamente con la possibilità di usare le cuffie. O magari viaggi e hai bisogno di una chitarra che puoi lasciare in macchina al caldo o in giro per l'Italia, ad esempio, o per il mondo, se sei fortunato, senza avere delle ripercussioni sul legno, perché essendo di carbonio non soffre tutte queste cose di umidità e temperatura, cioè non si schioda. Invece, con tutta onestà, evitala se sei un patito fanatico del vintage o della tradizione. Oppure anche solo se il fatto di dover attaccare l'ampli, i pedali, i cavi, secondo te è parte integrante dell'esperienza del suonare. Ecco, in quel caso potrebbe non essere la chitarra per te. In sintesi, non sostituirà il vostro rig completo da concerto, da studio o da registrazione, ma potrebbe trasformarsi facilmente nella chitarra che suonerete di più, e per me è stato così. E lo sappiamo, se si suona di più si migliora di più, quindi si suona meglio, che è quello che vogliamo tutti. E tra parentesi, quello è l'unico modo per migliorare davvero, suonare tanto. Se pensate che questa Enya Inspire sia la soluzione giusta per voi, vi lascio qui sotto in descrizione i link per approfondire, vedere i prezzi e anche scheda tecnica, materiale, foto, video, oltre al mio. Ora però sono curioso di sentire la vostra. Ditemi qui sotto nei commenti subito se secondo voi questa chitarra è una genialata o una fregatura. Se il video vi è piaciuto e lo strumento vi è piaciuto, in generale vi piacciono le chitarre, mi raccomando un bel like al video, iscrivetevi al canale e io vi aspetto al prossimo video la prossima settimana. Ah giusto, sono Ale, dice Pure Tone, per chi non lo sapesse.